Buongiorno, sono Peppe Guida e vi parlo da Villa Rosa, la mia casa di campagna, diciamo il mio orgoglio, dove mi ispiro, dove mi sfogo. Oggi voglio parlarvi di vegetali, ma soprattutto della parmigiana di melenzane. Io oggi vi faccio vedere la tradizionale e un consiglio di come riprendere la parmigiana rimasta il giorno prima. Simpatico, veloce e molto interessante. Siamo a Vico Equense, vi ricordo, di fronte al Vesuvio, terra vulcanica bagnata dalla brezza marina, e produciamo dei vegetali con una sapidità particolare perché abbiamo questa esposizione in questi territori molto interessante. La regina incontrastata dei nostri orti è il pomodoro. Basilico, non ne parliamo. Io ho un certo debole per il basilico ligure, per il fatto che la foglia è tenerissima e si presta benissimo per il pesto, ma anche da strappare e mettere in un sughetto. Fine maggio in poi, fino a tutto settembre, ma anche ottobre, siamo nel meglio del rigoglio dell'orto. Ed eccoci qua finalmente, in cucina. Vado a tagliare quanto più sotto è possibile. Togliamo una buccia sì e una no, perché come ben sapete la buccia è bella amara. Allora un poco di amaro vegetale mi ci piace. Allora facciamo così, ne lasciamo giusto un pochettino, che lasciamo quella punta leggermente amarognola, ma non amara. Tagliata la melenzana, vedete, deve essere un mezzo centimetro, 5-6 millimetri, ma non di più. Quando avete la parte del gambo, tagliatela così. Potete usare dei coltelli di alta cucina e tutto, però chi non ce l'ha, usate questi qua dentati che a fine comune. La andate a affettare così, se avete la mandolina, usate la mandolina. Tantissimi la mettono sotto sale, la fanno perdere un po' della sua acqua di vegetazione, ma a me non mi piace. A me mi piace la melenzana così com'è. Prima di iniziare a friggere le melenzane vado a prepararmi il sugo. Come lo facciamo? Un bel filino, no proprio filino, un po' più di olio extravergine. Accendo e ci metto 2 bei spicchi d'aglio, basilico, un pizzico di maggiorana, mi ci piace assai, questo è un piccolo segreto. Deve essere un soffritto leggero, profumato e che sa per stagione, che sa di estate. Mettiamo la nostra passata di pomodoro rustica biologica DOP. Abbassiamo la fiamma leggermente e mettiamo giù. Guardate. Scende ma non scende, è cremosa, è una pasta. Guardate, sembra quasi un concentrato di pomodoro. Una volta svuotata, assolutamente, quando parliamo di pomodoro di alta qualità, la bottiglia va lavata, perché vedete esce un altro quarto di pomodoro, che la salsa è talmente asciutta che se non allunghi con l'acqua la salsa non la cuoci, sa zecca. Ci mettiamo un bel pizzichino di sale e la giriamo delicatamente a massaggio. Il calore deve massaggiare il pomodoro, deve essere una carezza, non deve essere una fiamma che spacca tutto. 10 minuti, 15 minuti così e vi mangiate un sugo di pomodoro che è eccezionale. Potete benissimo condirci un po' di pasta oppure un po' di pane avanzato e ce lo mettete qua dentro e vi mangiate. È una cosa esagerata. Intanto metto la pentola per l'olio, perché poi dobbiamo passare alla frittura delle melenzane. Olio Frien di Olitalia, un olio di semi di girasole alto oleico, un olio che non apporta e non toglie né profumi né odori, niente, che rende il fritto croccantissimo e pure asciutto. È una bomba, garantita. E ci cominciamo a friggere la melenzana. Eccola qua, inizia a sfrigolare. Nel frattempo mi do una giratina al nostro sugo. Vedete? La sto facendo sobbollire, la fa proprio, la fa poliare.
Eccole qua, belle fritte dorate come il sole. Guarda che spettacolo, guarda, le sentiamo bene. Vedete, bella la temperatura dell'olio, più o meno siamo nel frigge sui 170-180 gradi, che guardate la melenzana è tagliata sottile, vedete? La deve cuocere, ma non stracuocere, perché poi continuerà la sua cottura e rilascerà i suoi condimenti, i suoi umori nel ruoto, nella teglia, e diventa una bomba. E mettiamo a riposo. Partiamo con l'assemblaggio della parmigiana. Però prima di fare questo mettiamo del pane duro in ammollo con tutta la scorza, che tante volte si toglie, ma secondo me è troppo buona. Poi vi racconto a cosa servirà. Vi do un indizio. Serve per la ricetta di recupero. Intanto pigliamo il pomodoro e iniziamo a comporre questa grandissima sinfonia. E che è una sinfonia? Allora, un velo di pomodoro, scoperchiamo, guarda qua, sono bello come il sole, e andiamo ad assemblare la parmigiana. Ovviamente abbiamo usato la melenzana cime di viola, una varietà tipicamente napoletana, però ovviamente possiamo fare con qualsiasi melenzana. Di solito quando si frigge la melenzana non si mette il sale, sbagliato. Un pizzico di sale ci vuole. Se la mettete sotto sale, no, ma dato che non l'abbiamo messa sotto sale, ci vuole. Poi, il moscione, che cos'è il moscione? È un caciocavallo fresco. Io vi consiglio di usare un caciocavallo fresco, perché è asciutto, non rilascia acquetta, non rilascia latte, perché altrimenti quando pigliate questa parmigiana ci sta quella bavetta sotto che a me non mi piace. Guarda che cos'è, guarda, un caciocavallo fresco che è buonissimo, mi serve come una mozzarella, però come vi dicevo senza acqua. Ma qua è tutta una questione di abbondanza. Ci sta chi ce ne mette un pezzettino, chi ce ne mette un pochino più, chi ci mette solo parmigiano, chi ci mette solo pecorino. Io quando mi mangio la parmigiana, mi già mangio la parmigiana. E questa qua deve essere una signora parmigiana. Andiamo, guardate, da essere sporcata, non mi fa una lavata. E poi, altro fantastico segreto, assieme al basilico, provateci a metterci pure un po' di maggiorana. Ci sono gli aromi, le erbe. Boh, siamo nel periodo. Niente nasce per caso. Se nasce melenzana, basiliche e maggiorana nello stesso periodo, la natura non è che ci abbiamo a inventare noi. Qualcosa ci vuole dire. Fatta così, parmigiano 24 mesi in modo generoso e ripartiamo a fare l'altro strato. Tamponiamo bene tutti i pertusi, perché questo deve essere un tappo sontuoso che fa sciogliere bene la mozzarella dentro. Basilico a go-go, un filo di olio extravergine. Questo solo per lucidare, e ce l'andiamo a infornare 180 gradi 25-30 minuti. La mettiamo giù e la mettiamo a riposare. «25 minuti sono trascorsi, il risultato è questo qua. Guardate che se non è bruciata, è la scorza, anzi deve essere così, perché se è più bianco non è come dico io. È la scorza del parmigiano che si è fatta sta crosticina. Il basilico, vedete, è leggermente arrostito. La fate raffreddare perché calda non va bene. Almeno un quarto d'ora, 20 minuti si deve assestare e ve la mangiate. Da un quarto d'ora, 20 minuti a 24 ore la parmigiana è perfetta. È buonissima, tiepida, però
la garanzia è fredda. Fredda è tutta un'altra cosa. Prima di prepararvi la ricetta sorpresa, vi parlo di Originale Gourmet, il nuovo libro di Italia Squisita sui vegetali. 100 ricette dei più grandi chef d'Italia. E ci sto pure io con la ricetta dopo parole imbuttonate. La nostra tradizione gastronomica è fondata sulle ricette vegetariane e vegane, ma non erano pensate vegetariane e vegane, erano ricette della fame, del bisogno, del recupero. E adesso passiamo alla ricetta di riuso, la sorpresa che vi parlavo. Pane duro che avevo messo precedentemente in ammollo. Quanto più tempo sta meglio si idrata in modo eccezionale. Ovviamente la parmigiana l'ho preparata ieri appositamente. Eccola qua, bella riposata, assestata. Allora, immaginate che questo è un pezzo di parmigiana che vi è rimasta. Potremmo facilmente frullarla con un mini pimer, un robot da cucina, ma a me pappino non me ne piace. Aggiungiamo un po' di maggiorana e basilico, ci diamo una leggera tritata. Aggiungiamo altro pizzichetto di parmigiano, un ovetto, ci serve solo per mantenere un poco tutta la baradanna. Ce l'andiamo a impastare il tutto. Questo è un lavoro che va fatto assolutamente con le mani come è la tradizione, ovviamente senza anelli, lancette, borchi e tutte cose vicine, mani pulite, senza guanti. Se vedete che l'impasto è ancora un poco troppo umido, aggiungete un poco di pane grattugiato che te lo va ad asciugare, però proprio è importantissimo che lo dovete fare umido. Vedete, deve venire un composto bello umido, altrimenti fate una cosa che quando la mangiate non si incoia neanche, ci vuole un bicchiere d'acqua vicino. Invece deve avere l'umidità. Andiamo a pezzare le crocchettine. Abbiamo un cucchiaio che ci fa più o meno una misura. Bagniamo il cucchiaio così l'impasto scivola meglio. Passiamo per bene il pane grattugiato e gli diamo una smussatina, no? Proprio per assestarle un poco la forma. E le andiamo a immergere in un fantastico olio dorato. L'ho portato prima a calore, più o meno 170-180 gradi, e poi adesso addirittura spento sotto e le faccio andare con calma. Però ci vuole un olio bello forte, che il primo shock da essere una botta di calore, ma giusto 2 secondi. Deve fare la crosticina, si deve intiepidire dentro. Le vedete scure perché ci sta la melenzana, ci sta la buccia di melenzana e soprattutto ci sta la scorza del pane. Mi raccomando, non diciamo che è bruciato, perché questa è solo una caramella. Provare per credere. Andiamo a completare la base per accompagnare le crocchette di parmigiano di melenzana. Allora, un pezzettino di scorza di limone, mandorle, pomodoro cuore di bue, sto preparando
un mix di pesto alla trapanese, rivisto un poco con i profumi che mi circondano. Già la scorza di limone e usciamo un poco dagli schemi del pesto trapanese. Mettiamo un beccuccio d'aglio, ma deve essere proprio poco. Sale, un poco d'olio, aggiungiamo basilico e maggiorana, volendo possiamo rimanerla anche più sottile come grana il pesto. Ed eccolo qua, pesto alla trapanese con una piccola influenza vicana, maggiorana e scorza di limone, e posso dire che è troppo buono. Andiamo a impiattarci le crocchettine di parmigiano, come vi raccontavo, che è una fantastica idea di aperitivo. Guardate quanto è bello, A fianco serviamo un po' di pesto alla trapanese, un po' di basilico, eccolo qua, un bel filino d'olio, ed eccolo qua, la crocchettina bella fritta dorata va azzuppata nel pesto e fate morsicini. Caldo, freddo, amaro, dolce, aromatico, estivo, è una bomboniera, come aperitivo veramente eccezionale. Penso di avervi fatto vedere due piatti fantastici, tradizione e recupero della tradizione. Mi raccomando, vi aspetto in costiera e ripetete queste ricette perché vi daranno grandissime soddisfazioni. Vi aspetto, vi saluto e vi auguro una buona estate. E che sei?